Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Volevo rispondere molto brevemente a una domanda che sto ricevendo sempre più spesso in questi giorni qui sul mio canale di YouTube e ne ho presa una a caso, tanto più o meno sono tutti uguali. E la domanda è questa: cosa fare quando bisogna rinnovare la domanda di assegno di inclusione? Sapete che tra un mese, adesso non so comunque quando guarderete questo video, comunque poco meno di un mese, insomma, o un mese e mezzo, insomma, comunque un mese, una settimana, ecco. Per moltissime persone, diciamo quasi al 99% delle persone che mi seguono qui sul canale, sarà il momento di dover rifare domanda per l'assegno di inclusione con il mese di stop. Allora, ho preparato un brevissimo riassunto, molto breve, poi vediamo se volete, possiamo approfondirlo, insomma, io adesso ve lo spiego e poi dopo, eventualmente alla fine del video, dopo che avete ascoltato tutto, mi raccomando, se volete possiamo approfondire un pochino meglio la questione. Prima di proseguire però, prima che mi dimentico, lo vedete questo collegamento internet qui? Ecco, qui ho racchiuso tutti i miei collegamenti. Quindi tramite questo collegamento qui avete la possibilità di accedere a diverse funzioni e agevolazioni, ok? Tra cui potervi mettere in contatto con me, quindi potete prenotare un giorno, un'ora per mettervi in contatto con me, ricevere una cartolina di auguri. Volete una cartolina da parte mia? Mi scrivete al collegamento che vi lascio. Ricevere una PEC gratuita, un'email PEC gratuita, diventare super abbonato al mio canale di YouTube, più tante altre cose che poi alla fine, visto che erano tutte sparpagliate, le ho unite tutte insieme nello stesso collegamento. E per fare prima anche vi lascio il collegamento anche qui sotto nella descrizione del video, così cioè non dovete stare lì a prendere nota, digitare o non digitate, andate nella descrizione del video, lo trovate lì, cliccate lì e fate prima. Bene, ora torniamo al nostro discorso. Allora, piccolo riassuntino, Premetto solo una cosa, che attualmente sulla base delle comunicazioni che girano a destra e a sinistra non è ben ancora ufficialmente confermato che per ogni rinnovo dell'assegno di inclusione sarà necessario ripetere integralmente tutti i passaggi previsti per quando era stato fatto la richiesta la prima volta, come per esempio la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, i servizi sociali, il centro per l'impiego, eccetera, eccetera. Queste informazioni qua derivano da come era all'inizio, no? Quindi la procedura più o meno è la stessa che si è utilizzata all'inizio. Però per tutto quanto, poi per le cose in dettaglio, come sempre, o si contatta direttamente il centralino telefonico dell'INPS, il sito internet dell'INPS, oppure il vostro consulente fiscale di fiducia, ok? CAF, patronato, commercialista, avvocato, tributarista, chi che sia, chi vi segue la pratica fiscale. Quindi, prima di tutto, verificare la scadenza, quindi assicurarsi di conoscere la data di scadenza della domanda attuale per poter procedere con il rinnovo in tempo utile. Siccome che la maggior parte comunque, secondo me, poi ognuno deve vedere la sua scadenza, ma la maggior parte scadranno poi a giugno e bisogna essere pronti per il mese di luglio. Poi bisogna raccogliere tutta la documentazione, quindi preparare tutta la documentazione necessaria per il rinnovo, che può per esempio includere documenti di identità, codice fiscale, carta d'identità, passaporto, ovviamente che non devono essere scaduti, quelli dovete controllare che non siano scaduti o che non scadano proprio magicamente il mese lì del rinnovo. Ecco, questa è una cosa. Poi, eventuali certificati di invalidità, se sono necessari,
documenti che riguardano la situazione economica, quindi l'ISEE, eccetera, eccetera. Tutte le informazioni che riguardano il nucleo familiare, importantissimo. Dopodiché accedere al sito internet dell'INPS, quindi effettuare l'accesso al portale, al sito internet dell'INPS con le credenziali che già conosciamo, SPID, CIE, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, per poter procedere con il rinnovo online. Però se mi date retta, secondo me conviene che vi affidate a un CAF, cioè a un professionista, insomma, che vi segua tutta la pratica. Se accedete al sito internet dell'INPS, mi raccomando, seguite tutte le istruzioni che vi vengono fornite dall'INPS per completare la domanda di rinnovo. Quindi eventualmente bisognerà, quando sarà pronto il sito internet, perché secondo me adesso ancora non è pronto, sarà comunque, secondo me, necessario confermare, aggiornare le informazioni che riguardano la propria situazione familiare ed economica, se non addirittura forse bisogna ricaricare tutto. Una volta fatto ciò, sempre se accedete sul sito internet dell'INPS, bisogna poi inviare la domanda. Quindi una volta che avete completato tutto quanto, inviarla tramite il sito internet dell'INPS e soprattutto verificare lo stato della domanda. Quindi dopo l'invio bisognerà poi verificare lo stato della domanda direttamente sul sito internet dell'INPS, oppure se vi affidate a un professionista, parlatene con il professionista. Ultimo consiglio: in caso di problemi, dubbi o domande durante il processo di rinnovo è comunque consigliabile contattare direttamente il centralino telefonico dell'INPS, ai numeri di telefono che già conosciamo. Per quanto riguarda invece la carta di inclusione, cambia? Pare di no, pare di no, pare che la carta rimanga la stessa, un po' come funzionava con RDC, non è che tutte le volte vi davano una carta nuova. Se la domanda viene presentata dalla stessa persona che aveva fatto la prima richiesta della carta, la carta rimane la stessa. Ovviamente se la domanda va a buon fine, no? Quindi i pagamenti poi ricominceranno su quella carta là. Un po' come funzionava con RDC, non è che tutte le volte che uno rinnovava poi vi davano una carta nuova. Ovviamente dovete controllare la scadenza della carta. Voi prendete la carta, davanti sotto il numero c'è il numero della carta, poi sotto c'è il mese e l'anno di scadenza, quindi voi dovete comunque controllare quella scadenza lì, ok? Per il resto non credo ci siano grosse problematiche. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!